In Italia, anche chi non è mai entrato in chiesa usa ogni giorno espressioni che vengono dal mondo religioso, e in particolare cattolico. Non si tratta di fede né di devozione, è che per secoli la religione cattolica ha avuto un ruolo centrale in Italia, non solo nella vita spirituale, ma anche nella politica, nell'arte, nell'educazione e ovviamente nella lingua. Prima del Risorgimento, ossia del periodo di battaglie e conquiste che hanno portato all'unificazione italiana nel 1861, la Chiesa esercitava il suo potere politico e legislativo su un'area molto estesa della penisola italiana, che comprendeva buona parte dell'Italia centrale, l'attuale Romagna e la città di Bologna. Ancora oggi la presenza della religione cattolica fa parte della nostra quotidianità, dalle architetture all'insegnamento della religione cattolica a scuola. In un certo senso, ogni italiano, volente o nolente, deve fare i conti con l'ingombrante eredità culturale della Chiesa cattolica. In questo video ci limiteremo a esplorare solo l'influenza che la Chiesa cattolica ha avuto sul linguaggio. Vedremo insieme alcune espressioni idiomatiche italiane che sono entrate a far parte del linguaggio quotidiano e che a volte sono usate con toni molto poco spirituali. Ciao, io sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri, e su questo canale aiuto studenti come te a migliorare il proprio italiano con contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono i miei contenuti, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perderti neanche uno dei prossimi video. Oggi parliamo di espressioni idiomatiche religiose, espressioni che vengono dal mondo cattolico. Iniziamo con la prima espressione: ogni morte di papa. Ogni morte di papa. Ogni morte di papa è un'espressione di tempo, che significa molto raramente, con estrema rarità. Per esempio, posso dire vado in palestra ogni morte di papa, o Davide è simpatico, ma purtroppo ci vediamo ogni morte di papa. Sempre inerente al papa esiste anche l'aggettivo papabile, quindi possiamo dire l'espressione essere papabile. Cosa significa papabile? L'aggettivo papabile viene dal mondo del conclave. I candidati che hanno buone probabilità di essere eletti papi sono tutti candidati papabili, cioè che hanno una possibilità di diventare papa. Ma questo aggettivo non si usa solo nel campo religioso, anche nella politica o in generale si usa per indicare l'opzione più probabile tra le altre. Per esempio, tra i candidati papabili per vincere le elezioni, lui è il mio preferito. Qui stiamo parlando di politica. Ma posso anche dire, non abbiamo ancora deciso dove andare in vacanza, ma la Sicilia è l'opzione più papabile, cioè l'opzione più probabile, che ha più probabilità di concretizzarsi. E infine abbiamo un'altra espressione con la parola papa. Morto un papa, se ne fa un altro. Come sai, la Chiesa cattolica non può rimanere senza un papa e ogni volta che un papa muore, dopo alcune settimane è necessario indire un conclave per eleggere un nuovo papa. La stessa cosa succede nella nostra vita. Quando qualcuno esce dalla nostra vita, prima o poi sarà sostituito da qualcun altro. Nessuno è indispensabile. Non piangere per lui. Morto un papa, se ne fa un altro. Il responsabile delle vendite ha dato le dimissioni. Troveremo chi lo sostituirà. Morto un papa, se ne fa un altro. E ora passiamo a un altro gruppo di espressioni che hanno come riferimento i santi. La prima è avere santi in paradiso. Lo so, sicuramente è una generalizzazione, uno stereotipo, però in Italia è un paese dove conta molto
avere delle buone conoscenze, delle buone amicizie. Per questo usiamo questa espressione. Avere santi in paradiso significa essere supportati, aiutati, protetti da qualcuno di importante e influente. Usiamo questa espressione per indicare che forse qualcuno è arrivato a un certo punto della sua carriera non per un merito personale, ma perché aveva qualcuno che lo ha aiutato, perché aveva un santo in paradiso. Vediamo un esempio. Quell'attore è pessimo, deve avere qualche santo in paradiso per lavorare qui, cioè deve essere raccomandato. Usiamo anche questo aggettivo in italiano, essere un raccomandato. Nella vita ho sempre contato solo su me stesso perché non ho santi in paradiso, ossia non ho nessuno che mi aiuti a raggiungere i miei obiettivi, ma devo fare tutto con le mie forze. La prossima espressione è essere uno stinco di santo, ma questa espressione spesso è usata in frasi negative, con la parola non essere uno stinco di santo. Ma cosa significa essere uno stinco di santo? Significa essere buoni, generosi e onesti. Lo stinco è questa parte della gamba che puoi vedere nell'immagine. E anticamente lo stinco di un santo era una reliquia, quindi un oggetto particolarmente importante per un fedele. Come ti ho detto, possiamo usare questa espressione in frasi affermative. Luca è uno stinco di santo, non farebbe mai del male a qualcuno. Ma la maggior parte delle volte usiamo questa espressione in frasi negative. Giovanni pensa solo ai suoi interessi ed è egoista con i colleghi. Non è proprio uno stinco di santo. E ora vediamo un'espressione che dice moltissimo sugli italiani. Tirare giù tutti i santi o tirare giù i santi. Tirare giù tutti i santi significa bestemmiare, imprecare, manifestare la propria rabbia insultando Dio o altri elementi sacri della religione cattolica. Ovviamente in questa lezione non ti insegnerò a bestemmiare, ma voglio solamente che tu conosca questa espressione perché se la senti sai a cosa si riferisce. Quando il suo computer smette di funzionare, Paolo tira giù tutti i santi. Letteralmente significa che Paolo bestemmia, Paolo impreca. Questo è sicuramente un comportamento molto tipico di alcuni italiani che può sembrare incomprensibile per chi viene da un'altra cultura, però in generale puoi capire che quando senti questa espressione è perché il soggetto è particolarmente arrabbiato. Abbiamo perso l'aereo a causa del traffico. Mio papà ha tirato giù i santi. Anche qui possiamo comprendere la frustrazione, la rabbia del soggetto di questa frase. E infine passiamo a un gruppo di espressioni che contengono la parola croce. Come sai, la croce è il simbolo per eccellenza della religione cattolica. Secondo i testi sacri, la croce è il simbolo del sacrificio di Gesù Cristo per gli esseri umani. C'è un'espressione che si riferisce esattamente a questo momento fondamentale della storia cattolica. Mettere in croce qualcuno. Mettere in croce qualcuno. Possiamo dire anche crocifiggere qualcuno. Significa perseguitare, tormentare qualcuno. Il capo e i colleghi mi hanno messo in croce per aver fatto un errore nella contabilità. Mettere in croce qualcuno o crocifiggerlo significa tormentarlo, attribuirgli delle colpe per qualcosa. Dopo la sua dichiarazione, l'opinione pubblica l'ha messo in croce.
E infine abbiamo un proverbio che contiene la parola croce. Ognuno ha la sua croce, ognuno ha la sua croce. Cosa significa? Significa che tutti al mondo hanno un motivo per essere infelici, anche quelli che all'esterno mostrano una vita perfetta. E queste erano le più importanti espressioni italiane legate al mondo della religione cattolica. Che tu sia cattolico oppure no, credo che sia interessante conoscerle e magari saperle usare per impressionare qualche madrelingua. Se vuoi puoi usare lo spazio dei commenti per scrivere un esempio con una di queste espressioni. Io come sempre ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perderti neanche una delle prossime lezioni qui su YouTube. È un piccolo gesto per te, ma molto importante per la sostenibilità di questo progetto. Io non vedo l'ora di vederti nel prossimo video e ti mando un forte abbraccio. Alla prossima!